Esattamente 10 anni fa, l'11 febbraio del 2012, ci lasciava uno dei talenti musicali più cristallini della storia del pop. 10 anni fa moriva tragicamente Whitney Houston. Una storiaccia brutta, costellata dalla droga, dalla violenza e conclusasi con la morte prematura a soli 48 anni della splendida Whitney. Una storia maledetta che noi gattare del canale di Scolo vi vogliamo raccontare. È stata una delle cantanti di maggior successo discografico della storia. Le sue vendite complessive di album e singoli sono di oltre 200 milioni di copie. Tra gli altri record detiene anche il primo posto nella classifica degli artisti neri di maggior successo di sempre, insieme a Michael Jackson, e nel 2006 è entrata nel Guinness dei primati come l'artista più premiata e famosa di tutti i tempi. Whitney Houston ha vinto 6 Grammy Awards e 22 American Music Awards. Whitney Houston è stata inserita alla 34esima posizione nella lista dei 100 cantanti più grandi di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone e nel 2020 è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame. Whitney Houston, universalmente riconosciuta come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi, è morta a soli 48 anni l'11 febbraio del 2012, nella stanza di un hotel a Beverly Hills. La causa del decesso è stata identificata come annegamento accidentale nella vasca da bagno, in seguito a un'eccessiva assunzione di droghe combinata all'arteriosclerosi. Una triste vicenda che a distanza di 10 anni continua a far discutere. Tutto in Whitney sembrava perfetto. La sua voce, il suo aspetto, i dischi venduti e i film, ma non era così che si vedeva e la sua vita ha iniziato a crollare. Il quotidiano inglese The Guardian ricordava così la vita della Houston, la sua infanzia nella borghesia cattolica afroamericana, il rapporto conflittuale con la famiglia, le relazioni tossiche, una su tutte quella tormentata con il marito Bobby Brown e soprattutto la sua dipendenza dalle droghe che l'hanno distrutta portandola ad una morte violenta e prematura. Sul palco era la grande Whitney Houston, chiuso il sipario la fragile Whitney, in balia di depressione e ansie completamente assuefatta da alcol, farmaci e droga. I libri e i documentari, uno su tutti Whitney, I Can Be Me, usciti post mortem, ci raccontano di una donna sul baratro, prigioniera di un'esistenza fatta di bugie e castelli di carta, una gabbia dorata ma pur sempre una gabbia, da cui purtroppo non ha trovata altra via d'uscita che la morte. Le cronache per anni hanno riportato notizie sulla violenta relazione con il marito Bobby Brown e la totale caduta della Houston nella dipendenza dal crack. Testimonianze raccolte dai tabloid riportarono l'immagine di una donna completamente in balia della propria tossicodipendenza. Il suo autista di limousine, Al Bowman, ha raccontato che la Houston è stata la peggior star mai trasportata nel retro della sua limousine. L'autista, scioccato, parlò di una volta in cui assistette alla scena terribile della madre Whitney che fumava crack seduta sulla limousine, proprio di fianco alla figlia, allora di 6 anni, che stava giocando con la sua bambola. Testimonianza che si somma a quella di un pusher che sulla prima pagina del Daily Star Sunday sostenette di aver venduto della cocaina alla cantante proprio il giorno prima che morisse. Ma la tossicodipendenza purtroppo è passata poi di madre in figlia. Dopo il funerale della madre, la figlia Bobby Cristina si sarebbe infatti ritirata in un hotel per sballarsi, non reggendo le pressioni del funerale. Bobby Cristina, la figlia di Whitney, che condivise con la madre il tragico destino di tossicodipendenza e morte. Alla morte della Houston tutto il patrimonio rimase alla figlia, ma per la Brown ormai non ci fu più niente. Inconsolabile dalla morte della sua cara mamma, iniziò a fare uso anche lei di droghe e di alcol e dopo 3 anni dalla morte di Whitney, sua figlia venne trovata nella vasca da bagno di casa sua il 31 gennaio 2015, in modo molto similare alla madre, per annegamento indotto da intossicazione da droga. Da quel giorno la ragazza venne poi mantenuta in coma farmacologico fino alla morte, avvenuta il 26 luglio 2015 all'età di 22 anni. Mentre quella della grande cantante devastata dalla droga fu quasi sicuramente una morte accidentale, Bobby, che in quei giorni scriveva tweet pieni di amarezza e disperazione, forse ha cercato di porre fine alla sua vita breve e turbolenta, scomparendo nello stesso modo della madre, affogata in una vasca.
Pesava l'insuccesso dei suoi tentativi di seguire le orme dei genitori, tutti e due artisti di successo, e di realizzare dischi e show in memoria di Whitney. Il 18 novembre del 2020 morì anche il figlio di Bobby Brown, ex marito di Whitney e padre della povera Bobby Christina. Nato da una relazione precedente di Bobby Brown Jr. morì a soli 28 anni, anche lui a causa del consumo di droga. Sulla famiglia di Bobby Brown e Whitney Houston grava quindi purtroppo una tragica maledizione e noi gattare del canale di Scolo abbiamo voluto raccontarvela in occasione del 10° anniversario della morte della immensa Whitney.